Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere finalmente con le mie amatissime Sibille Lenormand nella variante delle Bluebird. Mazzo meraviglioso, guardate, quindi sono carte veramente molto belle, un'iconografia assolutamente specifica, ben fatta, che riporta immediatamente al significato diretto, immediato, diciamo, deducibile ovviamente anche di ciascuna sibilla. Questo è un mazzo appunto stampato negli Stati Uniti, di conseguenza ragazzi la dicitura presente su ciascuna carta è in lingua inglese. Comunque sono delle carte veramente molto affascinanti, le Lenormand a prescindere ovviamente da qualsiasi variante. Che cosa andremo quest'oggi a chiedere alle nostre sibille? Rimarrà soltanto un bel sogno? Una mia fantasia? Tutto nella mia immaginazione? Oppure effettivamente, concretamente, tra noi inizierà o ricomincerà una relazione? Questa quindi è una stesa per chiunque voglia sapere se appunto tra voi e un'altra persona inizierà ex novo una relazione, libera, non libera, è indifferente, quindi comunque una frequentazione, o ricomincerà in caso siate ex. Utilizzerò un metodo che viene utilizzato molto spesso con le sibille, un metodo a 4 carte, con anche poi una successiva aggiunta ovviamente per avere dettagli in più, che non fa mai male. Quindi un totale di 6 carte per cercare appunto di capire come evolverà questa storia e se evolverà questa storia tra voi e questa persona o ricomincerà. Aperta e chiusa parentesi ragazzi, ovviamente anche molti giorni fa ho pubblicato un video di descrizione, un vero e proprio corso di descrizione carta per carta delle Lenormand. Di conseguenza per chiunque di voi voglia saperne di più, magari appunto per chiunque di voi sia interessato, interessata a scoprire significati molto precisi e dettagliati di ciascuna carta, quindi ripeto carta per carta, ebbene c'è questo corso, appunto questo video lungo ma dettagliato che ho pubblicato alcuni giorni fa. Io ve ne lascio il link in descrizione. Iniziamo dunque a mescolare appunto le nostre meravigliose sibille e come sempre affidiamoci al principio di sincronicità. Perfetto, come potete vedere qui abbiamo le prime 4 carte, quindi le prime 4 posizioni. Questo appunto è un metodo utilizzato molto spesso con le sibille, in particolar modo proprio anche con le Lenormand. In prima posizione, la prima carta estratta è inerente al pensiero della persona che ci interessa. Cercare di capire cosa ovviamente questa persona pensa di noi. Seconda carta, che cosa però sta bloccando questa persona nel tornare oppure nel farsi avanti, per esempio, quindi nell'iniziare concretamente qualcosa in più. Terza carta, terza posizione, il comportamento della persona entro pochi giorni o ovviamente poche settimane.
a seconda della sibilla e ovviamente della tempistica legata alla singola sibilla. Quarta ed ultima carta, l'esito finale, inerente, diciamo, ad uno sguardo un po' più in là della situazione e inerente anche all'atmosfera emotiva che caratterizzerà questa ipotetica relazione, o comunque anche semplicemente il ritorno di questa persona da voi. Iniziamo quindi con la prima posizione, quindi cerchiamo di capire questa persona cosa pensa di voi, come vi vede. Qui iniziamo già bene perché abbiamo la quarta sibilla, ossia la sibilla della casa. Questa persona sicuramente ha un'immagine di voi molto positiva, sente quasi di conoscervi, diciamo, da sempre, ha un atteggiamento, se vogliamo, anche molto protettivo nei confronti di ciò che pensa e prova per voi, delle sue stesse emozioni, quindi non mi stupirebbe che questa persona appunto non vi abbia mai esplicitato a chiare lettere quello che prova tutt'oggi per voi o ex novo quello che in qualche modo sta iniziando a provare per voi. La casa identifica sempre chi si chiude, chi chiude il proprio cuore per paura che venga ferito, ma soprattutto per proteggere ciò che ha dentro. È una persona che pensa e ragiona lentamente, non perché sia una persona sciocca, ma perché è obiettivamente una persona che tende ad andarci con i piedi di piombo. La casa parla di persone generalmente lente, nel senso di tradizionaliste, che tendono a voler seguire comunque delle regole e ad agire passo dopo passo, con calma, con tranquillità, cercando di non turbare eccessivamente l'ambiente che li circonda. In caso questa persona sia impegnata, per questa persona, nonostante, ripeto, queste emozioni prova nei vostri confronti siano appunto emozioni, sentimenti forti, ecco, tende comunque a voler proteggere il suo nucleo familiare. È una persona dalle relazioni stabili e serie, o se non altro con voi vorrebbe questo, immagina questo. Ed è una persona che non vede l'ora di potervi vedere in un ambiente più confortevole, in un ambiente anche conosciuto magari da entrambi, un ambiente che frequentate entrambi, o comunque a casa sua o a casa vostra, appunto proprio la carta della casa identifica un'abitazione, ove questa persona possa sentirsi al sicuro per potervi eventualmente parlare e quindi esplicitare i suoi sentimenti e le sue emozioni. Questa non è una persona che pensa a voi e alla mondanità, cioè non immagina di dichiararsi, per esempio, in un ambiente mondano, a cena, in mezzo ad amici, festività, divertimenti, caos, assolutamente no. Questa, ripeto, è una persona che, per quanto concerne i sentimenti e quello che pensa e prova realmente, quindi non situazioni superficiali, ma situazioni veramente importanti, ecco, le vuole esplicitare in un ambiente protetto. È una persona che necessita di tempo e attenzione anche ad ogni dettaglio, soprattutto in caso sia una persona impegnata, ma anche in caso sia una persona libera, È una persona che non pensa all'amore e ai sentimenti come a qualcosa di passeggero, di superficiale. Quindi ha intenzione di aprirsi a voi, ma lo vuole fare proteggendo ciò che dovrà dirvi, quindi incontrarvi, vedervi al più presto, possibilmente in un ambiente però, ripeto, protetto, ricco di privacy, diciamo, come appunto è la casa, e soprattutto facendolo tenendo ben in attenzione e in cura tutti i dettagli. Quindi è una persona che ama molto la propria privacy, non ama sbandierare ciò che prova, proprio perché dà un grande valore a ciò che noi abbiamo dentro, sentimenti ed emozioni.
quindi non vuole lasciarli alla mercé di chiunque. Con voi questa persona, e anche per quanto concerne l'amore, quindi qualcosa di vero e di profondo, non è una persona esibizionista. Cose superficiali che per questa persona non hanno valore effettivo, sì, può tranquillamente esibirle, ma per quanto concerne l'amore e i sentimenti, ci sta più attenta questa persona. Vuole preservarsi e preservare magari anche voi da eventuali problemi. Ma soprattutto, ripeto, ha un atteggiamento protettivo nei confronti dei sentimenti. Ci crede questa persona nell'amore. Ripeto, la casa identifica persone tradizionaliste che credono nell'amore e nei sentimenti e perciò li rispettano. Quindi vuole vedervi, ripeto, ma in un ambiente protetto, da soli, in modo da sentirsi più libera questa persona di potervi parlare e confidare tutti i suoi ovviamente sentimenti. Però lo vuol fare. Come potete notare, ovviamente la carta della casa, la Sibilla della casa, si riferisce ovviamente ad un arcano minore di coppe, re di coppe. Quindi questa persona ci tiene a voi. O in caso voi stiate chiedendo di un ritorno, ci ha sempre tenuto a voi. Quindi è una persona che comunque non vi ha mai dimenticato. Ci sono dei profondi sentimenti, o comunque voi piacete molto a questa persona. Quindi i pensieri nei vostri confronti sono molto belli, molto positivi e anche concreti, ripeto, perché vuole vedervi, vorrebbe vedervi per parlarvi al più presto, ma, ripeto, necessita di un ambiente protetto. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione che cosa abbiamo in riferimento agli ostacoli. Allora, ragazzi, qui abbiamo la carta dell'albero che ovviamente tra le sibille rappresenta, ecco, la carta con le tempistiche più lunghe, obiettivamente, o tra quelle che hanno le tempistiche più lunghe. Maledette tempistiche lunghe, che so che a voi non piacciono assolutamente, però in realtà la carta dell'albero ha tempistiche lunghe perché ovviamente richiede appunto tempo affinché una situazione evidentemente non così semplice da risolvere possa essere portata a compimento. Quindi evidentemente questa persona sa che le tempistiche tra voi e lui, ovviamente, quindi tra voi e questa persona, per quanto concerne una concretizzazione pratica della storia, ecco, queste tempistiche saranno obiettivamente un po' lunghe. Perché lunghe? La carta dell'albero parla di tutto ciò che ci tiene ancorati alla nostra quotidianità. Quindi o un rapporto già in essere, quindi una famiglia, quindi questa persona potrebbe essere impegnata, oppure anche situazioni legate alla famiglia personale, quindi alla famiglia d'origine di quest'uomo, di questa donna, cioè ci potrebbero essere situazioni familiari difficili che questa persona deve affrontare o dovrà affrontare o sta affrontando e che richiedono la sua massima attenzione. Potrebbe avere per esempio problemi con i genitori, in caso sia padre, quest'uomo potrebbe avere per esempio difficoltà con i figli. Cioè ci sono delle situazioni legate proprio alla sua famiglia, ripeto, o famiglia che ha in essere oppure famiglia di origine, che obbligano questa persona, diciamo, a doversene occupare e quindi in qualche modo a doversi allontanare dall'amore o comunque da qualcosa di effettivamente piacevole. Lo abbiamo detto con la carta della casa che questa è una persona molto tradizionalista, quindi dà importanza probabilmente ai valori veri della vita, quindi la propria famiglia. E lui non vuole venire meno a questi principi con i quali evidentemente è cresciuto e che fanno parte di sé. Di conseguenza dà molta importanza a situazioni familiari. È chiaro che però, ragazzi, sono situazioni familiari non di facile risoluzione, perché, ripeto, è una carta dalle tempistiche lunghe. C'è qualcosa
a cui lui è, o qualcuno a cui lui è particolarmente legato, quindi ad esempio le radici dell'albero, che per lui rappresentano quindi un elemento molto importante, quindi ovviamente la propria famiglia, che induce, situazioni che inducono questa persona a rallentare anche nei vostri confronti. Quindi potrebbe essere proprio un momento di difficoltà, per cui questa persona è ben centrata, sì, ma su questioni che non riguardano l'amore, bensì, per esempio, le sue origini o comunque persone che fanno parte della sua cerchia familiare. L'albero non parla di amicizie o diciamo di situazioni superficiali. L'albero si riferisce sempre a situazioni familiari importanti, quindi genitori, fratelli, sorelle o figli, per esempio. Quindi situazioni importanti a cui questa persona vuole prendere parte o che comunque per questa persona sono importanti da tenere d'occhio, risolvere e di cui prendersi cura. È una persona che quindi, diciamo, deve metter mano, ragazzi, nel suo passato, perché la carta dell'albero parla di appunto radici molto profonde. Quindi è una persona che deve in qualche modo rivedere il suo passato. In caso sia una persona impegnata, questa è una persona che sa e dà per scontato che prima o poi dovrà rivedere questo impegno, ma è più un poi che prima, cioè le tempistiche sono un po' lunghe con l'albero, ripeto. Quindi questa persona si rende conto che il suo desiderio è di vedervi, di stare con voi e di dichiararsi a voi o ridichiararsi a voi. Però sa anche che le tempistiche sono lunghe perché ci sono delle questioni spinose in ambito, ripeto, familiare, ove questa persona ha le radici o radici nuove che ha creato, ad esempio figli. D'accordo? Quindi situazioni anche inerenti, purtroppo, ahimè, la salute. Perché? Perché l'albero, tra le carte delle Sibille, rappresenta l'energia fisica anche, quindi potrebbe esserci qualche familiare che per esempio non sta bene, non per forza di malattia fisica, magari anche di fragilità emotiva. Ci sono delle situazioni inerenti proprio all'equilibrio, l'energia psicofisica di una persona a cui lui è legato. Quindi preoccupazioni e ansie anche di una certa importanza. Ovviamente tutto assolutamente comprensibile. D'accordo? Vediamo, ragazzi, ora come questa persona agirà nell'immediato futuro, cosa accadrà tra di voi nell'immediato futuro. Allora, qui abbiamo una carta stupenda, ragazzi, perché l'Ancora è una delle carte più belle effettivamente del Lenormand. Rappresenta una sorta di amuleto, secondo me, perché rappresenta appunto l'Ancora, cioè la sicurezza, l'ancorarsi in una determinata situazione. Quindi sicuramente questa persona riuscirà, evidentemente sarà molto astuta questa persona, in una determinata situazione appunto a mostrarvi tutto il suo interesse e soprattutto a mostrarvi il fatto che questa persona è legata a voi, magari anche da tanto tempo, in caso sia un ex, oppure che voi piacete a questa persona da tanto tempo e che voi siete il suo obiettivo. Quindi è una carta che parla di una rinnovata stabilità, in caso sia un ex, oppure di una nuova stabilità, di un nuovo equilibrio tra voi e questa persona. È una carta che parla di azione, di volontà e di controllo pieno delle situazioni. Quindi appunto ancorarsi ad una situazione, no? Quindi evidentemente è una carta che parla di chi è deciso, di chi è risoluto, combattivo per quanto concerne i suoi obiettivi. Quindi è una carta che parla del consolidarsi del vostro rapporto, cioè voi capirete che questa persona è interessata a voi, ve lo farà capire in tutti i modi e lo farà anche in maniera molto, ripeto, combattiva, ostinata. Si mostrerà testarda questa persona nel cercare di farvi capire che è legata a voi, che è attaccata a voi e che è disposta a rimanere legata a voi anche a discapito di quelle difficoltà che abbiamo visto. Cioè questa persona è molto consapevole, cioè sa che le tempistiche sono lunghe,
ma sa anche che il legame che c'è fra di voi è altrettanto durevole e che durerà nel tempo, in futuro. Quindi sicuramente questa persona riuscirà a trovare il modo e il momento giusto per sbloccare questa situazione e lo farà, ripeto, con coraggio, con forza, con determinazione. Questa persona arriva o torna per restare. Quindi vi farà capire anche che questa persona ha molta volontà, magari rispetto al passato. Questo assolutamente. Quindi è una carta che parla di fedeltà anche a quello che questa persona prova dentro. Quindi farà piacere ad entrambi ritrovarsi, in caso sia una persona che fa parte del vostro passato, ma farà piacere ad entrambi, quindi anche all'altra persona, in qualche modo il dichiararsi. Quindi è una carta veramente molto bella, che parla di una posizione più stabile tra di voi, cioè le cose saranno più chiare tra di voi. Ci sarà un evento in particolare che aiuterà questa persona ad aprirsi di più a voi e voi ovviamente ad essere più sereni e serene. Cioè capirete molto di questa persona. Vediamo ora, ragazzi, come ultima carta, ecco appunto l'atmosfera emotiva, come vi dicevo prima, che ovviamente caratterizzerà questa situazione. Qui abbiamo la croce, che è ovviamente l'ultima carta delle Lenormand, la 36esima carta. Ragazzi, sicuramente questa situazione metterà a dura prova questa persona, soprattutto in caso questa persona sia impegnata. Lo abbiamo detto con la carta dell'albero, che le tempistiche sono lunghe e che questa persona deve occuparsi anche di situazioni spinose da un punto di vista familiare. Ecco, queste situazioni non spariranno, ma ve l'ho detto con la carta dell'albero, è una carta molto lunga, e la carta della croce ci va a di nuovo ribadire questo concetto, cioè anche dopo un chiarimento, il ritorno da parte di questa persona, in caso sia un ex, oppure una vera e propria dichiarazione, quindi l'inizio di una relazione tra voi e questa persona che abbiamo visto con l'ancora, anche quindi successivamente all'inizio o al ricominciare tra voi e questa persona, ci saranno queste difficoltà. Le difficoltà identificate dall'albero e ribadite dalla croce. Cioè ci sono delle prove che questa persona, delle sfide, diciamo, che questa persona dovrà vincere. Ci sono dei pesi, la croce rappresenta ovviamente un peso che questa persona si porterà dietro, di cui si deve però far carico. Quindi avrà bisogno di sostegno e conforto questa persona. Ci saranno dei sacrifici, la croce parla di sacrifici da fare, quindi evidentemente non potrete vedervi o sentirvi sempre. C'è ancora, diciamo, qualcosa da sistemare, ma lo abbiamo visto in riferimento ovviamente all'albero. Quindi sarete messi un po' alla prova, la vostra relazione, anche il ritorno da parte di questa persona o il ricominciare una storia, o comunque l'iniziare ex novo una storia tra voi e questa persona, ecco, sarà appunto caratterizzata questa situazione, seppur positiva, ripeto, ma comunque da sacrifici, da piccole prove. La croce parla proprio di questo, cioè del dover lavorare sodo per poter riuscire ad arrivare ad una felicità piena. È una carta che parla di pesi, quindi di oneri. Questa persona si porterà dei pesi sulle spalle non indifferenti. In caso sia una persona impegnata, una persona sposata, si dovrà occupare di questioni inerenti, per esempio, ai figli, oppure questioni inerenti ai familiari. Cioè, questa è una persona che deve rivedere delle situazioni familiari, perché continua a tornare questa, diciamo, situazione negativa. Quindi si dovrà evidentemente far carico di situazioni familiari non indifferenti, che parlano di fardelli, di oneri importanti, di pesi sulle spalle, che potrebbero, diciamo, portare alla vostra storia del disagio comunque, o momenti di sacrificio, o comunque, ragazzi, delle piccole preoccupazioni, d'accordo?
Quindi sicuramente questa persona, ripeto, avrà modo di dichiararsi a voi, di aprirsi a voi con la carta dell'ancora o comunque di ritornare da voi, ma diciamo con una certa attenzione comunque sempre a situazioni legate alla sua famiglia. In caso questa persona, ragazzi, sia impegnata, la carta della croce può parlare ogni tanto anche di qualche piccolo rimorso, senso di colpa. Quindi in caso questa comunque persona sia sposata e magari anche con figli, la carta della croce può parlare anche di sentimenti di, non dico vergogna, però ecco, di sensi di colpa nei confronti della propria famiglia, per cui obiettivamente queste problematiche si trascineranno per un po' di tempo, nonostante, ripeto, l'ancora, che è una carta molto bella e molto positiva. È chiaro che ovviamente sia voi che questa persona avrete le spalle abbastanza larghe per uscire da queste difficoltà, questo sicuramente, però ecco, è una carta che parla del trascinarsi di alcune difficoltà, appunto, anche se non è una carta di chiusura, per quanto concerne voi e questa persona. Attenzione, non è la carta della bara, d'accordo? È una carta che parla di difficoltà, di oneri, di fardelli, di pesi che questa persona purtroppo si deve ovviamente accollare, soprattutto in caso sia una persona impegnata, d'accordo? Ora rimescoliamo il mazzo per altre 2 carte. Quindi 2 carte che appunto ci spieghino meglio l'ancora e la croce. Allora, per quanto concerne l'ancora, quindi ovviamente questo momento di sblocco tra voi e questa persona vi viene ribadito dalla Sibilla del Quadrifoglio. La carta del Quadrifoglio, ragazzi, parla di fortuna, ovviamente, quindi di un'opportunità da prendere, da cogliere al volo, velocemente, che questa persona ovviamente coglierà al volo, ovviamente anche correndo dai rischi, soprattutto in caso questa persona sia impegnata, un'occasione che però rappresenterà un evento talmente fortunato, questa persona non potrà farne a meno e comunque far a meno di cogliere al volo questa occasione. Quindi il Quadrifoglio parla proprio dell'intervento a vostro favore da parte del destino, perché parla proprio di fortuna, la dea bendata. Questo porterà allo sblocco della situazione. Quindi può trattarsi di un incontro casuale o per esempio di un doversi sentire o vedere per motivazioni terze. Fatto sta che queste situazioni porteranno allo sblocco inaspettato della situazione tra di voi. Quindi è una carta che rappresenta sempre l'azione del destino, mai l'azione di un altro individuo. Quindi sì, lui agirà, ma successivamente all'aiuto che gli verrà fornito dal destino. Quindi la sorte vi aiuterà. Avrete una possibilità e questa persona la accoglierà al volo. Quindi ci saranno eventi molto positivi tra di voi, aiutati dal destino, che però chiaramente, ragazzi, e poi è lui che coglierà al volo queste situazioni, questo sicuramente. Però ecco, diciamo, vi darà un'ottima mano la sorte. È una carta quindi che prevede comunicazioni, che prevede incontri, un momento molto favorevole di cui appunto approfitterà questa persona, anche di breve durata, quindi potrebbe essere un messaggio, una telefonata, un incontro casuale. Avrete modo, grazie all'aiuto del destino, di eventualmente stare insieme, magari da soli, che quello che abbiamo detto all'inizio questa persona si aspettava, lo abbiamo detto con la Sibilla della casa, per cui finalmente
questa persona si sentirà libera di potervi mostrare molto di più quello che prova e pensa di voi e per voi. Tra l'altro è una carta veloce, quindi una carta che rappresenta un momento di fortuna molto veloce, un momento inaspettato, improvviso, ripeto, di cui questa persona approfitterà e che porterà allo sblocco. Essendo la seconda carta, generalmente può verificarsi questo momento fortunoso da 2 giorni, pochi giorni, sino a 2 settimane, sino al massimo 2 mesi. Vediamo come ultima carta che cosa abbiamo. Qui abbiamo gli uccelli immancabili, come sempre ragazzi, pettegolezzi e pettegoli, mamma mia, non mancano mai. Vabbè, fa parte della vita. Ovviamente la carta del quadrifoglio spiegava l'ancora, gli uccelli spiegano la croce, che quindi è una posizione un po' pesante da viversi. La croce è una carta, diciamo, ecco, non proprio positiva, diciamo così. Quindi questa carta, la carta degli uccelli, spiegano questa situazione non proprio positiva. Appesantita, evidentemente proprio questa croce, come se non bastasse, ecco, da questi uccelli, cioè da questo chiacchiericcio, da questi fastidiosi pettegolezzi, ovviamente proferiti da persone che vi circondano, persone che vi conoscono, o che potrebbero venire a conoscenza di quello che c'è effettivamente tra di voi. Chiaro ragazzi che se tra di voi iniziasse una storia con una persona impegnata, perché magari lui lo è o voi possiate esserlo, ecco che questo chiacchiericcio e ovviamente l'attenzione affinché questa situazione di pettegolezzo cessi, tutto questo è normale, è comprensibile, sarebbe assolutamente normale e comprensibile. Gli uccelli, diciamo con valenza negativa, ci parlano anche di notizie, telefonate, messaggi, situazioni che potrebbero essere in alcuni momenti rallentati ovviamente, ma lo abbiamo anche già detto con la croce e con l'albero, quindi sacrificio, incontri magari rimandati e comunque un po' di situazioni appunto di ansia, di attesa, di irrequietezza e di impazienza. Quindi voi potreste volervi vedere a tutti i costi, ma non poterlo fare per svariate situazioni. Per non essere visti, per non creare scandalo, per tacitare questi pettegolezzi, o comunque, come abbiamo detto prima, perché questa persona deve occuparsi di situazioni altre, legate alla sua famiglia, al suo ambiente familiare. Quindi è una carta che parla di stare in attesa, di situazioni di impazienza, di fibrillazione. Voi potreste, ripeto, volervi vedere e non poterlo fare. Potreste volervi sentire e non poterlo fare. O comunque dover aspettare. Non è una carta, ripeto, esattamente come la croce, ecco, non sono carte di chiusura, sono carte di difficoltà. Sono carte che parlano di un po' di attesa, che parlano di situazioni che devono essere magari ogni tanto, ecco, rimandate, ma non di situazioni di negatività. Tra l'altro, ripeto, la carta degli uccelli parla comunque di comunicazioni, parla di un sentirsi, parla di colloqui, che però potrebbero essere magari brevi o comunque nascosti, o comunque di situazioni da rimandare, da rivedere. D'accordo? Però è una carta che comunque parla sempre di situazioni che avvengono, seppur con una certa lentezza e con qualche sacrificio, ma comunque con tempistiche grosso modo veloci. D'accordo? Quindi non ci sono situazioni di chiusura, di allontanamento o di riallontanamento, però sono carte che parlano della necessità, ragazzi, ovviamente, dell'avere pazienza. Sicuramente questa persona si porta dietro un carico non indifferente, altrimenti non avremmo
la carta della croce, non avremmo la carta dell'albero e la carta degli uccelli in accezione negativa. Ci sono delle difficoltà, però anche delle ottime occasioni viste dall'ancora e dal quadrifoglio. In caso ovviamente sia una persona impegnata, ecco che queste situazioni sono ovviamente ben spiegate, soprattutto la carta degli uccelli, quindi la necessità di agire, diciamo, in segreto, proprio per evitare di essere scoperti. Dunque, direi stesa molto bella, la cui risposta alla domanda iniziale è assolutamente sì, ovviamente però con qualche difficoltà, dovute ovviamente, abbiamo detto, alla croce, a questi uccellini e all'albero. Però sicuramente la risposta alla domanda è ovviamente sì. Quindi questa persona concretizzerà ciò che pensa e prova per voi, o ricomincerà da capo appunto una storia, una frequentazione, anche se, ripeto, con qualche superabile difficoltà. Come sempre dunque, coraggio, forza, determinazione, mettetevi come priorità. E ovviamente presto con le nostre sibille, tarocchi, oracoli ed altri utili strumenti di tarologia.